La mission di questo canale, ragazzi, oramai l'avete capita sin dall'inizio, è quella di aiutare chiunque a produrre la propria corrente elettrica, la propria energia. Ora, questo avviene attraverso le recensioni, attraverso i video, attraverso i test e gli esperimenti che faccio costantemente. Nell'ultima recensione, la numero 2, ragazzi, dopo decine di migliaia di iscritti, io sono alla numero 2 perché dissi, e questo rimane uno sine qua non, dissi le aziende che vogliono essere su questo canale devono meritarsi la presenza. Non è un gesto tronfio, ma è un gesto di onestà, dove qua si dice quello che è stato testato, quello che è stato provato, quello che è stato verificato. E ovviamente ci possono essere, come per tutti gli esseri umani, degli errori che vengono poi evidenziati nei video successivi. Ora un'azienda leader mondiale, la Bluetti, si è permessa di considerarsi degna di essere parte di questo canale e quindi mi ha inviato questo prodotto. Che cos'è? Questo entrerà in una fantastica serie consecutiva che è già iniziata, quella di energia portatile. Il primo video è uscito un mesetto fa, energia portatile in caso di emergenza, calamità naturali. E quindi questo è esattamente un ammontare di energia all'interno di batterie LiFePO4 con inverter, eccetera, 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 attacchi a più non posso a destra e a sinistra, che vi presenterò in tutti i dettagli. Ebbene, la Bluetti, questa azienda leader mondiale, ha detto: io voglio essere sul tuo canale. Ecco che siamo alla recensione numero 3. Come dico sempre, ragazzi, quando poi attraverso test, situazioni e comportamenti si perde questa affidabilità, la numero 5, 8, 9, 15 sarà cancellata, cioè resterà il riquadro con scritto: di questi non mi fido più. Questo per serietà totale nei vostri confronti. Ragazzi, iscrivetevi al canale e guardate quanto questo prodotto sia affascinante, ma anche utile, anche fondamentale. Ha un costo, ha una situazione che poi ognuno ovviamente deve valutare, ma ragazzi, dai test che ho fatto, questo si combina perfettamente in quello che è il nostro canale Energia Fai da Te, quello che possiamo fare con questo prodotto, e lo vediamo subito dopo l'immagine iniziale. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e buona visione, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, e iniziamo subito col dire che qua dentro, in questi 27,5 kg, ci sono 2 kWh di energia accumulata. Ebbene, è tantissima per un apparecchio che può essere utilizzato, e dopo lo vedremo, in tantissime condizioni. 2 kWh di batterie al litio, e ha un'uscita che è esattamente di 2 kW di potenza, può arrivare a spunti anche da 2500 watt. Ora, quando parliamo di questo prodotto parliamo di una power station, questo è il termine inglese, che significa una stazione di energia portatile, portable power station. Qui ci sono, perché si dice portatile? Perché questa, con le relative maniglie, lo vedete qua nei suoi 27,5 kg, ci sono anche diversi agganci, eccetera. Qui avete la possibilità di attaccare, immaginatevi su un camper, o immaginatevi come il video numero 1 delle emergenze, in macchina con una di queste, insieme alla coperta termica, insieme a tutti gli accessori. Alcuni ve li ho già detti, alcuni seguiranno i prossimi video. Ora, qui avrete 2 attacchi con la classica asciugo tedesca, dove potete attaccare fino a 2 kW, ed è tantissimo quando parliamo di cose portatili. Poi abbiamo anche gli attacchi USB, questo ad esempio 2 USB da 5 V 3 A, e ce n'è un'altra, quindi sono già 4. Abbiamo la possibilità di attaccare 60 watt con questa spina abbastanza classica per caricare altri battery bank, ad esempio. Abbiamo poi 12 V 3 A con il classico positivo negativo, e poi abbiamo una uscita 12 V 25 A per situazioni di potenza. Se in roulotte avete un frigorifero di una certa entità o televisori, eccetera, ebbene, potete già da qui utilizzare la 12 V. La cosa interessante è che sul lato sinistro abbiamo anche la possibilità, e ve lo faccio vedere,
di attaccare i pannelli fotovoltaici che la caricano direttamente sia in camper che anche in casa. Se volete una postazione come questa sul balcone modesta, seguiranno dei video, ebbene qui possiamo attaccare anche dei pannelli fotovoltaici. La massima potenza applicabile sono 700 watt 12 ampere. Ebbene, abbiamo un impiantino che nelle 5 ore, 6 ore, 4 ore, a secondo se è estate o autunno, produce i suoi 3-4 kW utilizzati direttamente in casa e poi dirottati all'interno di questo, che alimenterà cosa? Luci, frigorifero, quant'altro, sempre in emergenza. E qui abbiamo anche un input a tensione bassa, quindi è classica ventolina di raffreddamento, quindi è un prodotto che è completo, c'è praticamente tutto per andare in off grid sia in emergenza oppure parziale. Se vogliamo separare un attimino una casa, come dicevo prima, luci, frigorifero, l'antifurto, il wifi, ebbene attaccato a questo e con 3-4 pannellini per arrivare a 700 watt, noi abbiamo la nostra stazione portatile. Soprattutto ragazzi, per coloro che non se ne intendono di elettricità, norme di sicurezza e hanno paura e giustamente fanno bene a non fare nulla perché la corrente è pericolosa, questa è la soluzione ideale, dove si attacca tutto in automatico e questa fa funzionare tutto quello che ci abbiamo attaccato. Andiamo avanti con alcuni dettagli, precisamente con gli accessori che ci sono abbinati. Ebbene, quando si parte dagli accessori, si parte dal suo caricabatterie che da casa, cioè dalla 220 tramite la spina trapezoidale, va a caricarlo direttamente. Ora vi faccio solo un esempio. Immaginate che avete questo installato a casa e volete posizionare questo strumento per utilizzare le luci, il frigorifero oppure l'antifurto, il wifi. Ebbene, voi avete magari lo scambio sul posto piuttosto che il conto energia 1, 2, 3, 4 e quant'altro, no? Di cui su questo canale non se ne parla. Eppure io vi dico che di giorno, quando c'è il sole, se voi caricate questa, poi l'andate a utilizzare la sera per questa fetta di impianto che avete scelto dedicata al Bluetti, cioè avete questa power station che preleva di giorno quando la corrente non la pagate, quando vi viene data la potete utilizzare, caricate come fosse un elettrodomestico normalissimo la vostra power station e la sera la utilizzate là dove questa è sempre connessa, cioè le luci giardino, l'antifurto, il wifi. Questa è una cosa molto utile. E sapete perché è molto utile? Anche perché vi do un altro esempio. Se dovessero arrivare dei malintenzionati e staccare la corrente, l'antifurto non ce l'avete, oppure attaccato alla rete e staccando la corrente non funziona più, perché di solito gli antifurto quando si stacca la corrente dovrebbe suonare la sirena, ma spesso le batterie di queste sirene sono, come tutti sappiamo, scariche. Ebbene, se attaccate tutto l'antifurto di casa a questa power station, voi avete 2 kW, avete giorni di alimentazione su telecamere, sirene, sensori di presenza che lavorano non più nella rete ma lavorano qua e questo viene caricato dal suo alimentatore oppure dall'impiantino che vi siete fatti sul balcone o sul tetto con 2 pannellini che la mantengono sempre in carica. Cioè, avete visto la versatilità? In 2 esempi abbiamo risolto un problema, quello di usare la corrente per il nostro scambio sul posto, caricare questo e poi mandarla nell'impianto dedicato, luci di casa, antifurto e quant'altro, in modo da usare ancora di più la corrente dello scambio sul posto. E il secondo utilizzo è quello di antifurto protetto da eventuali sganci di corrente. Quindi avrete sempre il wifi che vi manda le trasmissioni delle videocamere, avrete sempre i sensori attivi e questa è una cosa molto molto utile. Adesso apriamo la confezione, questo bellissimo sacchettino. Non è che sto facendo il rivenditore, è che di tutti i prodotti che passano qua e sono di qualità, a me piace parlare così. Intanto rispondo anche a coloro che mi diranno sicuramente in questo video: Gianni, ma questa bellissima console del 1900 prima o poi si sfonderà. Ebbene, se succederà in diretta vi lascerò vedere questo video, ma speriamo di no, anche perché le cose che facevano 100 anni fa non sono come quelle che si trovano oggi in commercio.
Apriamo il nostro sacchettino e vediamo gli attacchi che ci sono all'interno. Ebbene, molto semplici ma molto significativi e ragazzi veramente di qualità. A parte quella menzionata prima, cioè la presa, l'attacco alla 220 per caricare attraverso il trasformatore, attraverso il caricabatterie, quello che è l'alimentatore. E questo è il primo prodotto. Poi ragazzi abbiamo anche una presa in uscita dalla 12 volt, cioè da qua preleviamo la 12 volt e andiamo a eventuali utilizzatori. Questo è molto importante. E al contrario invece c'è la stessa presa 12 volt che serve a caricare lo stesso Bluetti. Se ci troviamo in auto, se ci troviamo in camper, se ci troviamo in barcavela, se ci troviamo in campeggio, in baita, ebbene abbiamo un punto di attacco auto dove mentre viaggiamo, mentre stiamo raggiungendo quello che sarà la nostra vacanza, possiamo attaccare direttamente l'alimentazione a questo Bluetti. Si caricherà durante il viaggio e il caricabatterie incorporato non subirà quelle che sono le problematiche di quando dobbiamo caricare delle lithium. Li seguiranno anche dei video mirati, che va dosato attraverso un DC-DC charger. Qua è già tutto incorporato, quindi sarà fatta la carica adeguata ad alternatori auto normali. Questa è una cosa molto importante. E poi ragazzi, quando arriviamo sul posto, siamo in campeggio, siamo in camper, siamo in baita, ce la siamo portati ovunque, abbiamo anche gli attacchi dei pannelli fotovoltaici. Noi abbiamo fatto una bella stringa, positivo o negativo, e l'attacco entrerà direttamente nella presa pannelli fotovoltaici. Quindi ragazzi abbiamo veramente la possibilità di applicare tante cose sia in inserimento energia che poi in prelievo. Andiamo avanti con queste considerazioni interessanti. Adesso vediamo alcuni dettagli di quello che è il funzionamento di questo apparecchio. Innanzitutto da questo display abbiamo la possibilità di attivare diverse cosettine. Avviciniamo la telecamera e vi faccio vedere alcune funzioni. Innanzitutto qui abbiamo la possibilità di attivare la corrente continua, vedete, DC off, e poi la corrente alternata. Con questi due interruttori digitali noi andiamo ad attivare quello che è tutta l'alimentazione a bassa tensione, DC on, yes, e abbiamo attivato quella che è adesso la corrente continua, cioè tutta l'alimentazione dall'auto, la bassa tensione e quant'altro. Invece con quest'altro andiamo ad alimentare tutta la corrente alternata e quindi tutte le uscite che guideranno le varie spine della cosiddetta 230 volt. Bene, l'utilità ad esempio di questa DC on ve la faccio vedere subito attraverso un accessorio che si trova incorporato nella parte superiore. Ebbene ragazzi, vi trovate sul vostro camper, oppure vi trovate in baita, oppure vi trovate in barca o nella vostra camera da letto perché avete deciso di metterlo lì per alimentare in emergenza tutto quello che vi serve. Ebbene, voi cosa fate? Nient'altro che appoggiare il telefono sopra e si attiverà la ricarica wireless. E nel caso vostra moglie dica "e io?", ebbene ne avete due. Quindi è una cosa molto carina, molto interessante, dove appoggiando sull'apparecchio un telefono, ovviamente che ha la predisposizione per la carica wireless, ebbene questo sarà caricato in tal modo. Ragazzi, adesso andremo a usare la 220, la 230 volt, con l'apparecchio che più spaventa camperisti in barca piuttosto che baita, non consumare troppa corrente. Ebbene, qual è questo apparecchio? Il phon. Questo è un phon professionale da 1500 watt prima temperatura, 2100 la seconda, però sappiamo che di solito consumano un po' meno perché sono tarati un po' alti per poi andare a consumare un pelino meno corrente. Ebbene, vediamo come si comporta questo apparecchio con potenze intorno ai suoi 2 kW, 1800, 1600, 1500. Avviciniamo la telecamera. Ebbene, attiviamo la presa in corrente alternata, on, e a questo punto accendiamo il phon. Prima posizione, aria fredda. Vediamo che la ventola sta consumando intorno ai 90 watt, vengono indicati esattamente qua, vedete, 90 watt. Adesso accendiamo la prima posizione di aria calda. Ebbene, siamo saliti a 900 watt.
9,20, insomma quasi 1 kW. Adesso la posizione numero 2, siamo a 1 kW 750. Ebbene ragazzi, con 1750 watt, 1720, è sceso da 70 a 69%. Qui ci dà lo stato di carica della batteria, cioè la capacità residua. Senza batterciglio, 1724 watt, tranquillamente. Abbassiamo a 1000. Vediamo la luce. Ebbene, vedete che l'energia è veramente tanta e c'è tanta potenza. Ragazzi, avete visto il phone? Ragazzi, il phone è il phone, è quello che mette in ansia tutti, eppure tranquillamente. Forse nell'uso le resistenze interne si sono un po' consumate, siamo arrivati a circa 900.000 e circa 1.700-1.800. Ora ragazzi, quando si parla di apparecchiature di questo tipo che reggono fino a 2000 watt, mi raccomando, non è un prodotto da cantiere che possiamo attaccarci la saldatrice da 2050 o 2100 piuttosto che il martello pneumatico. È sprecato, è un prodotto elegante, un prodotto bello, un prodotto fatto per un uso domestico, per un uso potente domestico, ma bisogna avere l'accortezza di non pensare che con un apparecchio così andiamo a fare il cantiere per ristrutturare casa nostra. Ora ragazzi, avete visto che versatilità? Pensate che all'istante, ovvero insieme, voi potete attaccare un battery bank da ricaricare con le varie prese USB, e ce n'è 4. Poi potete attaccare un altro battery bank. Poi potete attaccare una cassa USB per amplificare la musica, e se non vi basta potete attaccare il terzo e il quarto battery bank, ma anche leggere in diretta un DVD per andare ad ascoltare la musica, e che dire di caricare anche un computer, perché c'ho anche questo da farvi vedere. Bene, io ho fatto proprio questo testo, ho attaccato tutto ciò che si poteva attaccare. Ebbene, lui ovviamente faceva andare tutto. Abbiamo la presa, la fast charge, che è questa qua da 60 watt, la tipo C, e abbiamo 4 USB da 3 ampere, 5 volt, e poi tutta la serie 12 volt, compresa l'uscita 12 volt, 10 ampere e la 25 ampere. Insomma ragazzi, io potrei parlare per ore di questo prodotto perché è veramente valido. Adesso andiamo al riassunto finale, perché voglio farvi una sintesi di utilità, e poi ovviamente sarà vostro onere decidere di comprarlo, se vi serve, se non vi serve, se vi piace o non vi piace. Andiamo avanti con le ultime considerazioni. Le ultime considerazioni sono molto semplici ragazzi, le avete viste durante questo video. Voi avete questo prodotto e lo utilizzate per parzializzare la casa. Io voglio far andare luci, frigorifero, antifurto, wifi. Abbiamo 2 kWh di batteria, abbiamo una potenza massima di 2 kW che reggerà tranquillamente tutti questi carichi appena dimensionati. C'è il risparmio sulla bolletta. Perché? Perché gli attaccherete i pannelli fotovoltaici. Ebbene, pannelli fotovoltaici sul balcone, attacco in diretta, lui si carica e lo utilizzerete per questo dedicato magnetotermico col quale dirotterete questa corrente non in connessione con la rete nazionale, ma isolato, cioè dedicato a questo. Quando non c'è corrente, quando non c'è il sole, quando non riesco a caricare, ebbene con uno switch passerete alla rete. Primo utilizzo. Il secondo, avete scambio sul posto energia al 110%, avete la corrente gratis. Ebbene, visto che ve la danno di giorno, usate il suo trasformatore per caricarlo e utilizzare la notte questa corrente per far andare quello che ho detto precedentemente. Il terzo utilizzo: tutto l'antifurto e il wifi di casa in sicurezza massima connesso adesso a lui, e andiamo a evitare che qualche malintenzionato possa staccarci tutti i sensori. Questo sarà ovviamente cablato nel modo giusto, non i cavi a vista di forbice. Andiamo quindi a tutelarci sotto questo profilo che è molto importante purtroppo anche oggi. Quarto aspetto, siamo in macchina, in emergenza, abbiamo già fatto dei video, ne seguiranno altri su cosa vuol dire portarsi questi accessori e avere con noi 2 kW mentre dobbiamo berci un caffè, mentre di notte in inverno dobbiamo scaldare con la coperta termica che consuma 40-50 watt moglie, marito e figlio nella nostra macchina.
e fa la differenza, ragazzi, credetemi, ve lo dice un esperto in Survivor. Altra funzione, la quinta, siamo in baita, ce lo portiamo, usiamo la corrente, musica, luci, frigorifero e poi ce la riportiamo a casa. Altro utilizzo, ovviamente roulotte, camper, barca a vela, tutti i nostri mezzi mobili si ritrovano questo accessorio che si ricarica durante il viaggio e lo utilizziamo mentre siamo lì. Possiamo caricare, abbiamo visto nella parte superiore, i nostri apparecchi elettronici, i nostri telefonini wireless. Altro utilizzo, ragazzi, abbiamo a casa nostra una power station di fianco al nostro letto con il quale facciamo tutto quello che vogliamo in termini di energia, alimentandoci con una cosa portatile che, attenzione, è molto utile là dove a fronte di un blackout abbiamo almeno una stanza autoalimentata. Quindi se creiamo una nostra stanza d'emergenza abbiamo la nostra energia che qualsiasi cosa succeda noi lì dentro ci sentiamo protetti. E come sapete, l'avrete visto anche in qualche film, ci sono oggi anche le camere di protezione con vetri blindati, porta blindata, dove noi ci possiamo rifugiare all'interno. Ragazzi, io vi ho fatto forse una decina di esempi, con questo ce n'è. Dovete inventarli voi, anzi scrivetemeli sui messaggi per cosa vorreste utilizzare questo e faremo uno sharing con tutti gli altri amici del canale. Trovate il link di questo prodotto nella descrizione del video, cliccando lì vedrete le informazioni, tanti ulteriori dettagli che io non posso descrivere qua perché qui non è un ufficio vendite dove vi devo spiegare tutto il meccanismo, perché abbiamo ad esempio l'onda sinusoidale pura, quindi questo fa andare anche apparecchi delicati, elettronici. Ebbene ragazzi, sta a voi analizzare tutti i dettagli se è di vostro interesse. Io spero questa recensione, la numero 3 di questo canale, di questa azienda meritevole, perché questo prodotto è veramente bello, buono, e spero di essere stato come al solito utile. Trovate il link in descrizione come già detto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e al prossimo video.